Farsi rispettare non è alzare la voce, non è nemmeno essere il capo più simpatico. In tanti anni di coordinamento di team, che oggi con me più o meno contano circa 25 persone, tra produzione, logistica, acquisti e magazzino, ho imparato che il rispetto si costruisce con 7 comportamenti precisi, ok? Sono teorie da libro di psicologia, cose che faccio letteralmente ogni giorno e te le voglio spiegare ora una per una. Vi presento velocemente per chi comunque capita per la prima volta su questo canale. Ciao, sono Massimo, faccio il direttore operativo in un'azienda manifatturiera e gestisco produzione e controllo di gestione con un team di circa 25 persone. E quello che sto per dirti non è teoria, è quello che uso tutti i giorni in negoziazioni vere, con fornitori veri, con persone vere che potrebbero decidere di non ascoltarmi. Iniziamo dal primo, ed è quello che sbagliano quasi tutti. Non alzate mai la voce, mai. Quando qualcosa va storto, per esempio in produzione, facciamo un esempio, un fermo macchina, un ritardo di consegna, la reazione istintiva è alzare i toni di voce. Bisogna fare l'opposto: più la situazione è tesa, più bisogna abbassare la voce e rallentare il ritmo, perché chi urla comunica una cosa sola: ha perso il controllo in quel momento, e non lo rispetti, ok? Lo sopporti. Il tono basso e fermo invece costringe chi ti ascolta a fare silenzio per sentirti. È un dettaglio, ma è il dettaglio che decide se la stanza ti segue o ti subisce. Punto numero 2: arrivo sempre con i numeri, mai con le opinioni. Quando per esempio negozio un rinnovo di un contratto con un cliente, per esempio della grande distribuzione, non dico mai secondo me dovremmo alzare il prezzo, dico il costo della materia prima è salito per esempio del 12%, i margini reali sono scesi sotto questa soglia, eccoti il foglio e voilà. I numeri non discutono, le opinioni sì. Chi entra in una trattativa con dati concreti viene ascoltato in un modo completamente diverso rispetto a chi entra con una sensazione, anche se poi magari la sensazione è comunque quella giusta, ok? Punto numero 3: decido in fretta, anche senza avere tutte le informazioni. Questo è controintuitivo. Molti pensano che aspettare di avere il quadro perfetto sia da persona responsabile. In realtà, in 25 persone che aspettano in una risposta, il costo di un capo che non decide è molto più alto del costo di una decisione imperfetta. Io decido solitamente con all'incirca l'80% delle informazioni che ho e dichiaro apertamente il rischio residuo e vado avanti. Le persone non rispettano chi ha sempre ragione, rispettano chi si prende la responsabilità di scegliere. Punto numero 4: ammetto gli errori subito e in pubblico. Questo è quello che mi ha sorpreso di più imparare sul campo, ok? Ammettere un errore davanti al team invece di indebolirmi mi ha fatto guadagnare rispetto, perché la gente sa già quando hai sbagliato, lo vede e diciamo l'unica domanda è se tu lo ammetti o provi di nasconderlo. Chi nasconde un errore comunica paura, chi lo ammette dice ecco come lo sistemiamo, comunica controllo. Ok? Sembra un paradosso, ma è la cosa più potente di tutta questa lista. Parliamo adesso del punto numero 5. Non prometto mai qualcosa che non controllo al 100%. Facciamo un esempio, no? Molto banale. Se un fornitore mi chiede possiamo consegnare entro venerdì e io non sono sicuro, non dico sì, tranquillo, ti confermo entro oggi pomeriggio dopo aver sentito la produzione. Una promessa non mantenuta brucia molto più rispetto di quanto ne guadagni una promessa fatta con, diciamo, troppa sicurezza. Quindi la tua parola vale quanto le volte in cui l'hai mantenuta, non quanto sei stato rassicurante nel darla. Punto numero 6: il merito lo do in pubblico, la correzione la faccio sempre in privato. Se qualcuno del team fa un buon lavoro lo dico davanti a tutti, in riunione, nelle chat aziendali, non importa dove, ma pubblicamente. E invece se qualcuno sbaglia non lo dico mai davanti agli altri, lo chiamo da parte. E chi corregge pubblicamente non sta correggendo un comportamento, sta costruendo del risentimento silenzioso, e il risentimento silenzioso in un team prima o poi presenta il conto, fidatevi, l'ho imparato sulla mia pelle. Punto numero 7: fisso un limite e lo faccio rispettare la prima volta. L'ultimo è forse il più importante, cioè ogni persona
consapevolmente o no, testa dove sono i tuoi limiti nella prima settimana. Se lasci passare la prima volta che un limite viene superato, un ritardo, un tono fuori posto, una scadenza ignorata, hai appena comunicato che quel limite in realtà non esiste. Io lo faccio rispettare sempre, alla prima occasione, con calma ma senza eccezioni. Dopo quasi, comunque, non mi serve quasi mai ripeterlo. Quindi abbiamo visto queste 7 cose, non sono teoria di un corso di leadership, sono quello che io uso ogni giorno gestendo persone vere, in situazioni vere, spesso sotto pressione vera. E se ti va di leggere altre situazioni di questo tipo, raccontate con ironia, cosa succede davvero dentro un ufficio, cosa funziona e cosa no, ho anche scritto, tra virgolette, un libro che è un po' ironico, fa ridere, che si chiama Come imboscarsi al lavoro e vivere felice, ok? Trovi il link nella descrizione qui sotto del video. E se questo video comunque ti è stato utile, ti ha dato valore, lascia un like e dimmi nei commenti qual è il punto che secondo te è il più difficile da applicare. Secondo me il numero 4, ammettere l'errore in pubblico, forse è uno dei più difficili, ma potrebbe comunque, sicuramente se la gioca anche col punto numero 1, quello di non urlare, quindi di tenere i toni bassi, perché quello mostra davvero professionalità. E ne parlo anche un po' avendo vissuto situazioni dove comunque mi sono ritrovato sicuramente a dover urlare e ho sbagliato, lo ammetto, perché non ottieni niente. Uno può dire la stessa identica cosa con tono pacato, parlando con calma, tranquillo. Ma lo stesso vale per esempio quando sei in una riunione. Facciamo anche un esempio, no? Prima di chiudere questo video. Tu sei in un meeting, anzitutto come ti introduci nel meeting, ok? Quindi se tu entri nella stanza dove c'è la riunione, hai il cellulare in mano o entri guardando tutti dritti in faccia? Penso devi entrare guardando tutti dritti in faccia, come se sei arrivato in questo luogo senza dover dare giustificazioni. Vedrai che verrai ascoltato molto di più durante il meeting. Poi, e questo sicuramente ti eviterà degli scontri o comunque delle incomprensioni. Poi sicuramente durante il meeting chi comunque alzerà il tono, rispondigli in maniera pacata con un tono molto più basso, quindi si devono tutti zittire per sentire cosa stai dicendo, facendo una cadenza delle parole, perché parlando con calma dai anche molta più importanza alle tue parole, la gente ti ascolterà e il tuo discorso sarà molto più credibile, anche se lo è comunque, però comunque credimi, fa davvero la differenza. Io spero di avervi dato un contenuto di valore, nel senso che io ho voluto fare questo video perché ritengo che con la mia esperienza pluriennale nella gestione di team anche abbastanza strutturati, anche su un'azienda comunque di certe dimensioni, penso di portato del valore, di avervi dato dei consigli in base a quello che io ho vissuto personalmente. Secondo me ne potreste trarre dei vantaggi anche voi nella vostra vita e anche e soprattutto nella vostra vita lavorativa. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è stato utile, mi raccomando, mettete un like, non vi costa niente, ma mi aiutate davvero tantissimo a crescere col canale e a portarvi quindi sempre maggiori contenuti di valore su questo canale YouTube. Io vi ringrazio tantissimo di avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video.